Guarda qua le gallerie. Ma che posto è? Questa è una cartolina. Bellissimo qua. Ah, queste sono le ex cave di marmo. Impressionante. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Con questo nuovo video torniamo alle origini del canale: esplorazione, storia e avventura. Infatti andremo insieme al mio amico Cesio sull'altopiano di Asiago attraverso percorsi completamente inediti a scoprire dei forti della prima guerra mondiale, entreremo delle caverne in delle montagne scavate come un gruviera e attraverseremo borghi fermi nel tempo, abbarbicati sulla montagna a strapiombo sulla Valsugana. Inoltre andremo a vedere dei vecchi confini, dei cippi divisori di pietra che 250 anni fa dividevano la Repubblica di Venezia con l'impero austro-ungarico. Ci sono così tante cose da vedere che ho deciso di dividere il video in due parti. Questa è la prima parte e la prossima parte uscirà fra 2 giorni. La traccia GPX la trovate sotto in descrizione, che è scaricabile gratuitamente per gli iscritti al canale. Abbonarsi al canale costa meno di 3 caffè al mese e potete scaricare tutte le tracce GPX dei miei giri. Ma ora teletrasportiamoci ad Enego e iniziamo il giro. Vamos! Ragazzi, buongiorno da Enego, sono in compagnia della Transalp e di un personaggio molto noto qua, Cesio is back, con la Yamaha TT, uno scarico che c'entra una tazzina qua dentro, giusto? Scarico da deserto. Dove andiamo oggi, Cesio? Facciamo una cinquantina di chilometri di starato sull'altipiano di Asiago, e tutti senza divieto, quindi fattibile. Se registro la traccia, sì, se no vi mando il telefono di casa personale di Cesio, lo chiamate per la traccia. No, non fare questo, ti prego. E facciamo questo giro facile, ma carino, perché si può fare anche, si può percorrerlo anche con maxi enduro, con quello che vuoi. Top. E in tutta sicurezza e tranquillità, perché non vai nei divieti. Percorsi della guerra. Sì, percorsi della guerra e anche bosco, boscaglia, ghiaioni, fangaccio, quello che troviamo non si sa. Ci sarà da divertirsi, ragazzi. Io allora, come avete visto, sono in sella alla Transalp 750 e qui siamo con la Yamaha TT 600 di Cesio, che ha visto il deserto, ha visto l'Australia. Insomma, se non sapete chi è Cesio vi lascio il link qua sopra, gli ho fatto un'intervista quando ancora il canale aveva 0 iscritti. Incredibile, mi ha dato fiducia. Bene, quindi adesso seguiamo questo percorso, troveremo varie cose interessanti lungo il percorso. Come sempre vi racconto gli aneddoti, andremo sul Forte Lisser, passeremo su molte strade chiaramente fatte a scopo bellico. La giornata è perfetta e ora saliamo in moto. Vamos! Ok, seguiamo Cesio che ha la moto che fa più rumore di un caccia. Sto registrando la traccia, spero che tutto funzioni. Se non funziona, ragazzi, come dico, riferitevi a Cesio personalmente. Vamos, ci voleva proprio, dai, sta bella giornatina in esplorazione. Tra l'altro mi diceva Cesio che questa strada che adesso andremo a percorrere l'ha trovata in seguito al giro dell'altra volta che avevamo fatto. Vi lascio il link qui sopra, perché avevamo notato delle case abbarbicate sul costone della Valsugana dalla parte dell'altopiano di Asiago. Noi stavamo scendendo dal Grappa, quindi lui poi è andato a vedersi sulla mappa e ha trovato queste strade qui. Guarda quei paesetti là, veramente sono tutti sulla montagna. Siamo proprio esattamente alla parte speculare dove eravamo con l'altro giro, che noi siamo scesi proprio da quelle montagne lassù e siamo scesi giù in Valsugana. Ma che paesini questi. Oh, vi consiglio un libro bellissimo se vi interessano queste zone, un po' la storia di queste zone. È un romanzo, ma un romanzo che si basa su storie simil reali, no? Comunque inventato, ma su accadimenti che non così discostanti alla realtà. L'anima della frontiera di Matteo Righetto mi è piaciuto tantissimo. Racconta appunto di una storia che viveva su di una famiglia che viveva su queste pendici e coltivava tabacco. Veramente veramente bella. Se vi piace leggere, o credo che lo trovate anche su Audible da ascoltare, vale veramente la pena se siete di queste zone capire un po' come si viveva, come si sopravviveva, come si contrabbandava da queste parti, perché chiaramente dove adesso c'è il Veneto era Italia e dove adesso c'è il Trentino era Austria-Ungheria, quindi eravamo sul confine e qui si contrabbandava in tabacco. Qua siamo proprio a picco sopra la Valsugana.
Che spettacolo questa strada, ragazzi. Incredibile. Qua sotto c'è il burrone, Sicuramente strada di guerra, poi asfaltata, strettissima, pazzesca. Guarda qua le gallerie. Ma che posto è? Pazzesco. Beh, incredibile, incredibile. Cioè, qua è proprio, qua sotto c'è la Valsugana, guarda lì l'autostrada, la tangenziale o provinciale, come si chiama. Chiaramente si basava su una vecchia strada, lo vedi perché ci sono le madonnine, questa era un po' come i protettori, no? Dovevi proteggere chi passava per questa strada. Impressionante. Cesio! Pazzesco, incredibile. Guarda là i paesini, ci sono delle case laggiù in mezzo. Che luoghi abbiamo in Italia, non conosciuti a nessuno. Questi sono proprio i luoghi remoti dove coltivavano il tabacco sui terrazzamenti. Poi magari adesso ve lo spiego più avanti. E qua si contrabbandava e c'era chiaramente la finanza che controllava. Ma tu guarda, ma che roba, sono ancora abitati questi posti. Vedete ragazzi, per me stare via anche un solo giorno è già un viaggio, perché ci sono già tutti gli elementi che mi piacciono. C'è esplorazione, c'è natura, c'è storia e c'è avventura. E a proposito di viaggi, lasciate che vi parli di qualcosa che non ho usato per anni purtroppo nei miei spostamenti e che allora nemmeno esisteva, ma di cui oggi non posso fare a meno. Surfshark VPN. VPN sta per Virtual Private Network, praticamente ti permette di scegliere e cambiare la localizzazione da dove ti connetti con tutti i tuoi dispositivi. Cambiando il paese da cui vi collegate su alcuni siti che applicano la discriminazione di prezzo, come ad esempio Booking.com, potete risparmiare parecchio. Oppure potete evitare quelle fastidiose pubblicità mirate. Poi con la VPN potete sbloccare contenuti, come per esempio accedere al catalogo Netflix mondiale e vedere dei film che non sono disponibili in Italia. E perché devi scegliere Surfshark VPN? Beh, innanzitutto i costi sono quasi irrisori. Considera che il pacchetto base costa poco più di 2 euro al mese, nemmeno 3 caffè. Inoltre puoi ottenere un'offerta esclusiva per il Black Friday di Surfshark. Se inserisci il codice NONORT con il link sotto in descrizione puoi ottenere fino a 6 mesi in più completamente gratuiti. E la cosa più importante è che Surfshark ha la politica di 30 giorni soddisfatto o rimborsato. E poi c'è la chicca finale, cioè Surfshark non ha limitazioni nel numero di dispositivi con cui puoi usarla. Quindi non serve nemmeno che ti dica quanto veramente puoi risparmiare e quanto poco puoi arrivare a pagarlo. Cliccate il link sotto in descrizione, perché anche grazie a Surfshark se io posso portarvi questi contenuti. E ora torniamo in moto, vamos! Qua ragazzi vediamo quello che dopo magari vi spiego, i terrazzamenti. Questi sono i terrazzamenti, tutto fatto a mano, dove veniva coltivato il tabacco, quindi veniva proprio strappata via terra dal bosco per creare dei terreni piani, appunto, dove poter coltivare tabacco o semplicemente ortaggi. Attenzione all'esposizione, qua siamo esposti a est, quindi il sole sorge e l'esposizione è quella giusta per poter appunto coltivare ortaggi. Naturalmente tutti questi paesi furono abbandonati perché la guerra era proprio qua sopra, 100 metri sopra di noi, prima guerra mondiale ovviamente. Bellissimo, sono già gasato, primi 5 minuti sono già gasato. Pazzesco se pensi che questa valle enorme l'ha scavata il Brenta, una roba, il Grand Canyon d'Italia quasi. Bene, continuiamo, promette benissimo questo giro. Giri di esplorazione come piacciono a noi. Ora riparte l'elicottero. Poi adesso ragazzi la vita da queste parti è molto più facile perché arriva l'elettricità, arriva l'acquedotto, c'è internet, ti puoi mettere internet satellitare se lavori con internet, ma qua veramente fino a 100 anni fa eravamo in un posto di frontiera impervio. Ora qua Dom aiuta tutti i valgodati, l'importante è Starbam, una massima che racchiude tutto. Mamma mia, ma cos'è sta roba? Era lì, osteria alla passeggiata, questa era un'osteria. Mamma mia che posti ragazzi. Guarda, qua ci sono i panni stesi. Salve! Ecco qua si vede com'era, qua è rimasto ancora l'orto
Beh, penso di non essere mai stato così sovraeccitato dopo 5 minuti di giro. Bellissimo, qua c'era la chiesa del paese, cioè c'è la chiesa del paese restaurata. Valgoda, ricorda i suoi figli caduti per la patria. Quindi questa è la frazione di Valgoda. Poi ci sarà stata magari da qualche parte la scuola. Ok, qua siamo in off, traction control, lo togliamo. Bello qua, croccante. Bellissimo qua sta strada, stupenda. Che spettacolo. Come adesso risaliamo sull'altopiano. Oh, qua c'è legna. Ostia. Ok, siamo passati, si è spostato il trattorazzo. Beh, bellissimo, bellissimo. Paesaggi fantastici, storia e avventura. Cosa vuoi di più? Cesio è sempre una garanzia. Ora ho preso la canaletta, terreno un po' fangoso ma gestibile, dai. Col transalpone che mantiene la sua anima transalpina di tutto fare. Ah, finalmente, ogni tanto becco anch'io giornate belle sopra l'altopiano. Eccezionale. Tornati su asfalto. Adesso credo che da qua si sale al Forte Lissara. Sì. Ero venuto qui che c'era ancora neve. Adesso si arriva fino a su. Chiamato il leone dell'altopiano. Adesso arriviamo su, ragazzi, e vi spiego un po' la storia particolare di questo forte. Beh, qua la stradina è comodissima per arrivare su una strada bianca praticamente finora. E il Transalp queste strade naturalmente se le mangia a colazione. Piano piano si comincia ad aprire la veduta, così intuiamo come mai il forte era stato costruito lì sopra. Che visuale a 360 gradi aveva sull'altopiano. Un po' più smosso, ma niente di che. Ok, qua non manca molto, ci sono i primi baraccamenti di appoggio al forte. Come erano grandi proprio. Eccolo, comprato dal comune di Enego e restaurato. Adesso vi spiego la storia un po'. Eccoci qua a 1620 metri, siamo arrivati a fianco del forte Lissara, costruito tra il 1911 e il 1914. Fu costruito naturalmente dal genio militare italiano sulla linea dello sbarramento Brenta-Cismona, appunto per sbarrare l'accesso alla Valsugana. Tuttavia, quando si costruivano i forti poi non si poteva prevedere l'andamento della guerra, e fu proprio il caso di questo forte qui, perché si trovò ad essere troppo lontano dal luogo delle operazioni, dalla linea del fronte, e quindi proprio all'inizio della guerra fu parzialmente disarmato, quasi completamente disarmato, perché era fondamentalmente inutile. Sorte analoga ebbero i forti Cimalan e il forte Leone. Era armato, come vedete, con dei cannoni girevoli posti appunto sul tetto del forte. Poi nel 1916, durante l'offensiva di primavera, fu in parte riarmato, però le batterie vennero messe all'esterno del forte. 2 cupole girevoli rimasero armate e il 2 giugno 1916 aprirono il fuoco contro gli austro-ungarici. Nell'epoca c'era anche lì propaganda a favore della guerra, quindi dai corrispondenti, ai giornalisti dell'epoca, questo forte qui venne nominato il leone dell'altopiano, l'occhio dell'altopiano, quello che proteggeva tutte le nostre armate. Ma adesso vi faccio vedere un pezzo, vi detto un pezzo del libro di Antonio Lussu, Un anno sull'altopiano, bellissimo se non l'avete letto, cosa ne pensava lui di questo forte qui. Dice testualmente: noi non avevamo più un pezzo di artiglieria su tutto l'altopiano, avevamo perso tutto, rimanevano 2 pezzi a 149 sul forte Lisser che colpivano sempre le nostre linee. E poi aggiunse: qualche giorno dopo quel vecchio forte smantellato nel 1915 venne ribattezzato ai corrispondenti di guerra il leone dell'altopiano. Come disse qualcuno, la prima vittima in guerra è la verità. Poi se uno guarda i dettagli si possono vedere che i muri di questo forte non hanno nemmeno un colpo di sparo, di fucile, niente, sono proprio immacolati. È stato restaurato, però fuori i proiettili di solito li lasciano. Questo forte qua non ha niente. Adesso comunque vi faccio vedere una foto dell'epoca come era prima del restauro, poi è stato comprato dal comune di Enego e restaurato, è visitabile d'estate durante il fine settimana. Piccolo dettaglio curioso, visto che la storia si ripete, come per il Colosseo che presero le pietre per costruire i palazzi di Roma, anche le pietre del forte Lisser vennero utilizzate per costruire il campanile di Enego. Era smantellato, le pietre erano già tagliate, belle comode, quindi meglio di così. Ecco, adesso parte l'elicottero, senti.
Tum. Eccolo. Vamos. Bene, ora continuiamo, andiamo un po' a memoria di Cesio, le stradine che solo lui conosce. Dovremmo anche attraversare la piana di Marcesina, che è anche chiamata la Finlandia d'Italia perché raggiunge temperature veramente gelide la notte. Pensate che è stato registrato anche meno 35, seppur non è a quote altissime, siamo sui 1600 metri, no, meno di 1600 metri, e per una quota del genere è veramente freddo. Guarda qua che bel cavallo, meglio stare di lontano che se dà un calcio stacca la testa. Mamma mia che bestia. Caslala un po' tra le pozzanghere. Bellissime queste malghe. Eravamo proprio là sopra. Guarda che belli questi modi per segnare i confini con le pietre messe in verticale. Pensa a quanto lavoro soltanto per tagliare la pietra, portarla qua e piazzarla in verticale, che poi quella che esce è la metà di quella che c'è sotto ovviamente. Strada spettacolare, by the way. Qua bello movimentato, Ola, ex strada militare, anche questa si nota dal fondo, veramente un giro eccezionale. Spero che mi salvi appunto la traccia in modo che così potete godervela, ragazzi, però ripeto non garantisco niente. Bello qua, se sei incerto tieni aperto. Voilà, qua ci sono un po' zangherine, Qua Vaia nel 2018 è devastato veramente tanto. Guarda qua c'è una lapide, cosa c'è scritto? Morto qualcuno qua chissà quanto tempo fa, chissà perché. Comunque io adoro questo delle Maxi Enduro, poter fare queste strade, poi tornare sull'asfalto, farti 3 ore di strada normale per tornare a casa e non avere problemi. Guarda qua, questa è una cartolina, bellissimo qua. Guarda qui che bella malga, abitata, Un'isola all'altopiano di Asiago per quanto riguarda lo sterrato in Nord Italia. Non c'è un'altra area così estesa, almeno nel nord-est, che permetta così tanti percorsi off-road. Queste sono le ex cave di marmo. Incredibile. Sì, queste cave di marmo, in realtà calcare, tecnicamente calcare. Tecnicamente erano cave di calcare perché il marmo è una roccia metamorfica, cioè è calcare che ha subito alte temperature e alte pressioni e ha cambiato la sua struttura. Il marmo ovviamente è molto più pregiato, le famose cave di marmo di Carrara, in cui prima o poi vi porterò. Non abbiamo fatto molti chilometri ma è veramente molto interessante. Qui ragazzi siamo arrivati alla bellissima piana di Marcesina e qua c'era proprio il confine tra Impero d'Austria e Repubblica di Venezia. Ci sono ancora i cippi, pensate, del 1700. Adesso vediamo se riusciamo a individuarli e ve ne faccio vedere uno. Eccolo. Da qua parte il sentiero dei cippi, chissà se si riesce a vedere un cippo. Ci siamo fermati qua in mezzo al nulla perché questo punto, anche se sembra completamente insignificante, era un confine di stato. C'era il confine tra la Repubblica di Venezia e l'impero austro-ungarico. Non c'erano dogane ma era segnato da dei cippi in pietra divisoria. Adesso andiamo a vedere uno di quelli, dei tanti che per fortuna sono rimasti. Eccomi, alle mie spalle il cippo confinario, pensate, qui da più di 250 anni e serviva a dirimere delle sanguinose questioni di confine. Perché sanguinose? Beh, perché i proprietari terrieri e i contadini litigavano per questioni appunto di terreno per capire dove finiva il confine, dove si applicavano certe leggi e dove si applicavano altre. E all'epoca, ragazzi, le questioni si risolvevano in maniera molto spiccia, col coltello alla mano. Quindi il Doge di Venezia, chiaramente il capo di Stato della Serenissima Repubblica di Venezia, e l'imperatrice Maria Teresa d'Austria, a capo appunto dell'impero austro-ungarico, decisero, pensate, di indire un congresso internazionale a Rovereto. Quindi proprio carte alla mano, con la cartina sotto mano stessa sul tavolo, indicarono con precisione i confini e decisero appunto di indicare questa precisione, di indicare questi confini in maniera proprio materiale con delle steli appunto di pietra, scrivendo l'anno da una parte della Repubblica di Venezia e numerando ogni di queste stele. Quindi i tuoi antenati, cioè, fondamentalmente. Ma sono austro-ungarici. Sono austro-ungarici, appunto. Sono spariti gli artigiani, no? E gli artisti di una volta non sanno fare, si stupiscono a capire come hanno fatto. Sarà l'intelligenza artificiale, cioè certi capolavori che sono stati fatti. E farà l'intelligenza artificiale. Adesso è gentile se non avrebbe detto, ma vai in mona. Vai in mona proprio.
Stavamo ragionando con Cesio di come sia tutto effimero, no? Nel senso che questa stele qui segnava il confine tra due stati che non esistono più. Persone si erano riunite per fare un congresso internazionale per dividere cose importanti, delle proprietà che appunto, ripeto, erano questioni sanguinose. Adesso non esiste più niente, quindi è veramente tutto effimero. Tra meno di 100 anni saremo polvere.